Ora, questo è un esempio, no? Per dire una cosmogonia fondamentale nella cultura ebraica, poi torneremo sull'ebraismo per quel che riguarda l'albero della vita, come quella dell'Antico Testamento, ha già creato delle sue categorie, in questi casi sono degli strati, no? Vedete? Che sono abbinati, secondo questo contesto, ai pianeti. Pianeti vuol dire piani, livelli della creazione, sono come stratificazioni che si susseguono e si sommano l'una all'altra. Possiamo prescindere dai pianeti per studiare lo zodiaco? Non si può, perché ogni segno zodiacale è caratterizzato dall'influenza di un certo pianeta. Se vi ricordate, io vi fornii tempo fa una fotocopia in cui i 12 segni dello zodiaco venivano suddivisi in fette praticamente, dove un pianeta era dominante di uno o due segni. Ecco, quello schema torna a essere utile, no? In questo contesto, perché, come dicevamo all'inizio del nostro incontro, può bastarmi una griglia di 12 categorie? No, è approssimativa. Ma se anche andassimo nel complesso, prendiamo come griglia i 22 arcani maggiori, avrei pur sempre delle limitazioni. Per esempio, se come si diceva martedì, io posso essere caratterizzato in base alla mia data di nascita dalla carta numero 9, che negli arcani maggiori è l'eremita, ci saranno delle caratteristiche dell'eremita in cui io sicuramente mi posso identificare. Ma sono sicuro che in certe caratteristiche dell'eremita ciascuno di voi si può identificare, così come in alcune caratteristiche di tutti gli altri 20 o 21 arcani, naturalmente. Perché è questo che va compreso, no? Proprio per eliminare la superstizione, che la nostra complessità deve mettere al servizio della nostra intelligenza gli elementi attraverso cui funziona un'interpretazione, no? Quindi per dare un connotato un po' più solido ai 12 segni, con che cosa li si integra? Con i pianeti. Allora ho già due categorie, non che si sommano, cioè 12 più 7 è 19, no, che si compenetrano, che si spiegano l'una a partire dall'altra, perché se dico Ariete imparerò qualcosa della natura di Marte, se dico Marte ho indicazioni sulla natura di Ariete. Capite, per dire? Quindi sarebbe opportuno, per chi si approccia a questa realtà, cominciare, non dico a studiarsi, perché mi sembra una parola un po' impegnativa, ma almeno a dare un'occhiata, se vuole approcciarsi ai rapporti tra lo zodiaco e la Cabala, proprio alle influenze, o i domini, come si chiamano, che i pianeti hanno sui segni zodiacali. Ora, lo zodiaco, apriamo l'altra finestra, come dicevamo non ha storia, non è databile, è un simbolo complesso, ma ha qualcosa di immediato. Immaginate il Sole come vero centro del nostro sistema solare, appunto, la fonte e alimentazione della nostra vita. Immaginate noi piccolini sulla Terra che guardando il cielo riusciamo ad avere dal nostro punto di vista grosso modo una suddivisione in 12 aree secondo le costellazioni. Immaginiamo che il Sole sia il centro di questi 12 segni. Ok? I 12 segni rappresentano 12 diversi momenti o inclinazioni della luce del Sole, dell'energia e dell'influenza del Sole, nel corso di un anno. Tutto qui. Può sembrare poco e invece è determinante, è come un grande mirino, capite? Approssimativo finché volete, però il calendario si fonda su questo. Ora, i 12 segni, come vi dicevo, sono dominati da 7 pianeti e questo sarà bene studiarlo. L'anello di congiunzione tra lo zodiaco e la Cabala è rappresentato proprio dai tarocchi e dalla loro posizione sull'albero della vita. Questo è il punto in cui lo zodiaco si sovrappone o finisce per legarsi alla Cabala, attraverso gli arcani maggiori e gli arcani minori. Non solo i maggiori, anche i minori, perché l'albero della vita è rappresentato da 22 vie, che sono gli arcani maggiori, e da 10 sfere, che rappresentano gli arcani minori, ripetuto per 4 volte, perché 4 sono gli elementi, e difatti nei tarocchi 4
come sapete sono i semi, come si chiamano, no? Le coppe, le spade, i pentacoli e i bastoni. Ora, nello zodiaco, in questo simbolo universale che troviamo dall'India all'Egitto, dalla Cina, con simboli diversi ma sempre lì, al Nord America, al Sud America, eccetera, abbiamo una suddivisione in figure. L'unico zodiaco solo animale è quello cinese, dove tutte le figure sono animali. Il nostro, ad esempio, è uno zodiaco misto, ci sono 7 animali puri, e già qui uno potrebbe divertirsi, perché magari 7 animali posso farli corrispondere ai 7 pianeti, in un modo o in un altro. Non ci ho provato, mi è venuto in mente ora. 7 animali, però insomma il leone, lo scorpione, il cancro, che sarebbe il granchio, sono animali esistenti concretamente, eccetera. Poi ci sono delle figure miste, per esempio la bilancia non può essere certo considerata un animale, è una divinità, la dea giustizia, non posso neanche considerarla prettamente femminile, perché è qualcosa che travalica la sessualità, trattandosi di una divinità della giustizia, deve esserci l'equilibrio, quindi non posso dire che sia una o l'altra. Gli si dà comunque solitamente, a livello simbolico, una connotazione più femminile che maschile, no? È ovvio, si tratta della dea della giustizia, nessuno ha mai sentito parlare innanzitutto del dio della giustizia, allora la dea più che altro. E quindi la bilancia è uno. L'altro è Sagittario, che come sapete è una figura mista, ha una parte del corpo, quella superiore di un essere umano e precisamente di un arciere, un simbolismo ben preciso sulla natura della volontà, no? Che va al bersaglio, eccetera. E la parte inferiore del corpo invece, come sapete, è quella di un destriero, no? di un cavallo, quindi di un animale agile, molto forte anche fisicamente, e che è in grado di passare rapidamente da un posto ad un altro. Questa è un'altra delle caratteristiche del Sagittario, è anche un po' la modellabilità, l'adattabilità, eccetera. E poi abbiamo 3 figure invece classiche, una quella dell'uomo, una quella della donna e l'altra quella dei fanciulli, quindi l'archetipo della famiglia nello zodiaco. Lui della situazione è l'Acquario, mentre lei della situazione è la Vergine, chiaramente i figli sono i gemelli. Allora in questo modo anche lo zodiaco ha al suo interno l'archetipo, no? della famiglia. La parola zodiaco ha anche un po' un mistero, l'etimologia della parola zodiaco. Secondo alcuni vuol dire cerchio di animali, cerchio degli animali. Però è un po' dibattuta questa questione, non vi è una grande certezza su questo. Allora dicevo, prima cosa importante è ricordarsi l'interazione tra i segni zodiacali e i pianeti, perché così ho un mirino un po' più specifico, quindi non mi accontenterò di dire che i gemelli hanno queste caratteristiche, ma scoprendo che i gemelli sono dominati da Mercurio, allora ho un di più in termini di interpretazione, posso permettermi un approfondimento che non mi potrei permettere basandomi solo sul segno zodiacale. Capite che la natura di uno è specificata dall'altro. Questo è importante perché ci permette di usare le categorie simboliche passando anche dall'una all'altra in modo agevole. Qui è solo questione di tempo, applicazione o genialità, cioè chi non ha il tempo e la voglia di mettersi a studiare le cose, usi l'intuizione. E l'intuizione è qualcosa che si coltiva mediante un certo tipo di passività. Fatevi attraversare. Il bello di disporre di categorie simboliche come quelle dei tarocchi, che coniugano la Cabala e lo zodiaco, il bello di poter disporre di categorie come quelle dei tarocchi è che non si accontentano di essere un numero o una lettera, ma sono anche un'immagine, e dentro un'immagine una storia degli eventi, delle esperienze. La riconducibilità di questo a fatti della mia vita, ai fattacci miei, è una questione talmente personale che potrà essere dibattuta solo nel momento, nella misura in cui io effettivamente so farmene qualcosa di questi strumenti, e non certo perché ho imparato che
Ariete uguale imperatore, imperatore uguale tarocco numero 4, tarocco numero 4 uguale lettera Z. Ma che cos'è sta roba? Di per sé è un'arida sequenza. Come fa a prendere vita, primo? E secondo, come fa a diventarmi utile in qualche modo? Devo sposarla. Devo sposare questi simboli. Allora è utile la meditazione, per esempio. Può essere utile lo studio, o può essere utile anche l'abitudine, questo magari è un vantaggio per chi non studia, a costruire relazioni tra gli eventi. Perché la nostra vita di quante cose è piena? Ogni giorno. Infiniti dettagli. Tutto ciò che vedo, tutto ciò che sento, tutte le persone che incontro, la più stupida delle decisioni, come scegliere il gesso che è a destra e il gesso che è a sinistra, fino alle decisioni più importanti. Noi abbiamo un bagaglio dentro di noi che registra tutto questo, l'inconscio. Poi lo sogniamo di notte e secondo alcune teorie il sogno è uno dei modi in cui l'inconscio si libera dalle informazioni di scarto, cioè quelle che non meritano, non vale la pena tenere accumulate a occupare spazio del mio hard disk, no, cerebrale, perché anche la memoria è estendibile come un muscolo, ma ha un suo limite. Per esempio è stato dimostrato che si può imparare a memoria fino a sequenze di 500 numeri o fattori consecutivamente, sentendoli una sola volta, perché è una mente ben allenata, ma non 1000, per esempio. Quindi vuol dire che anche noi abbiamo dei nostri limiti, chiaramente. Questo tipo di interiorizzazione via via mette luce, mette vita alle cose. Allora queste griglie simboliche diventano un po' dei paradigmi, e per paradigmi intendo esattamente quello che avreste quando avete un qualunque sistema di orientamento nella vostra vita. Le vostre scelte possono essere condizionate dal gusto, per esempio, che è qualcosa di immediato, no? Di non riflettuto, dai principi, che invece è qualcosa di immediato e riflettuto. Voi vi rifiutate di fare delle cose perché magari non rientra nei vostri principi, oppure perché le rinnegate esplicitamente. Altre invece le fate non solo per il gusto di farle, ma perché ci credete fino in fondo, giusto? E man mano sono livelli di profondità diversi, che sia per gusto, che sia per principio, comunque in ogni caso alla fine disponiamo di questo tipo di apparato simbolico che si vivifica man mano che ci abituiamo ad utilizzarlo per mettere in relazione gli eventi. Posso scoprire qualcosa di come sono fatto io, posso scoprire qualcosa di come è fatto qualcuno, posso scoprire qualcosa di come mi rapporto a una situazione, di come dovrei rapportarmi a una situazione. Per esempio nei tarocchi molti la usano come divinazione, ma da un mio personale punto di vista sarebbe sbagliato credere che se ti esce la carta della morte sei morto, stai per morire, e se ti esce, che so io, non so, avete capito che cosa intendo dire? Cioè questo letteralismo uccide il simbolo. Il simbolo è nato per essere al contrario dell'interpretazione letterale. L'immediatezza del simbolo può essere solo silenzio, capite? Perché ci potrei scrivere volumi dietro ciascuno di essi. Quindi di che cosa, per volare bassi, di che cosa ci dobbiamo accontentare? Dobbiamo accontentarci di penetrare questi simboli uno per uno, no? Come abbiamo già fatto in precedenza con gli altri, e in questo modo dotarli di una luce sufficiente perché io possa farmene qualcosa. A voi il lavoro, chiaramente io sono interprete della mia di vita, ciascuno di voi è interprete della propria, no? Poi ci possiamo incontrare e parlarne, magari voi aiutate me a scoprire delle cose che io non vedo, io aiuterei voi a scoprire delle cose che non vedete, ma questo è il bello del confronto, capite? Ma in ultima analisi chi ha le chiavi? Ogni soggetto, no? Insomma, è difficilissimo che qualcuno venga a dirvi come siete fatti, senza conoscermi magari, ma già anche conoscendo, insomma, chi è stato sposato a qualcuno sa che puoi scoprire qualcosa di nuovo anche dopo 40 anni, che conosci e vivi con una persona, lo sappiamo benissimo, no? Quindi bisogna andarci molto cauti. Vedete, questo lungo preambolo in realtà, avete visto, no? Il succo del discorso, stringi stringi, è di evitare le superstizioni, cioè evitare di pensare di poter creare degli assoluti attraverso questi metodi. Anche questo vorrei dire per inciso. Si è parlato molto della concretezza, cioè di come poter rendere questi discorsi qualcosa di
fruibile materialmente, concretamente nella vita di tutti. Non è facile, non è affatto semplice, perché ormai noi viviamo in un'epoca in cui siamo a distanze siderali da questi linguaggi, dobbiamo fare un lavoro di recupero notevole, abbiamo tante sovrastrutture da abbattere, no? Da penetrare, da bypassare, eccetera. Ma in fondo la nostra voglia di portare le cose a terra, la nostra voglia di concretezza, assume un senso solo se ho imparato a volare. Un'interpretazione terra-terra è utile, sottolineo, un'interpretazione terra-terra non intendo dire banale, un'interpretazione concreta, terrena, è utile nella misura in cui io ho volato alto. Se sono riuscito a volare alto, quella concretezza ha un senso, ha il senso di chi ha visto dall'alto ed è rientrato, ha portato giù, mentre la concretezza di chi non ha mai volato è, in un certo senso, è inficiata nelle sue basi, perché è troppo cieca rispetto all'oggetto di studio. Non abbiate paura, questo è anche magari un consiglio dovuto un po' ai miei gusti personali, però io lo reputo comunque una cosa necessaria. Non abbiate paura di svolazzi metafisici, di astrazioni, perché attraverso l'astrazione poi posso avere un recupero del concreto molto più acceso, illuminato e vissuto di quello che avrei se fossi cieco fin dall'inizio e non guardassi in alto. Capite? Sarebbe come chi si accontenta di criticare un oggetto senza averlo conosciuto. È facile per un bruco spottere una mosca, ma non sa cosa si perde quel bruco se non ha mai volato, no? Il giorno che diventa farfalla si rende conto immediatamente di tutto quello che ha vissuto come esistenza rasoterra, e il fatto che la farfalla duri un giorno, no? O pochi giorni dà un senso ancora più serio, intenso e profondo a questa vivificazione del volo, no? Non so se fuori di metafora vi è chiaro il discorso, spero di sì. Ora, tornando al rapporto tra lo zodiaco e la Kabbalah, è necessario usare i tarocchi come sistema di riferimento e di usare sia gli arcani maggiori che gli arcani minori. Negli arcani maggiori, che sono in numero di 22, come avete già sentito più e più volte, comincio a cancellare qualcosina, magari cancello questo disastro. Queste sono cose su cui ovviamente poi torneremo, no? Specificatamente, quando ci occuperemo dei nostri incontri. Ora, i tarocchi, come sapete, sono 22 gli arcani maggiori. 22. Vi ricordate che avevamo già visto come va i 22 e a quali elementi possono essere abbinati? Perché ok, uno schema, quello numerico, posso interpretarli come 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera, fino al 21. E già i numeri, come dicevamo prima, ci dicono delle cose. In questo qui, questi 22 arcani, ci sono anche le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, perché ogni lettera è un numero dell'alfabeto ebraico. Allora a ogni numero abbina un suono. Potrà sembrarvi magari inutile in questo momento, ma dipende solo dalla vostra attitudine. Ci sono persone per cui il numero è più arido della lettera e persone per cui la lettera è più insignificante del numero. Il fatto è che qui coincidono entrambe. Inoltre dei simboli, e precisamente questi simboli. 12 segni zodiacali, 7 pianeti e 3 elementi. Poi vi ricordate che lo spirito e la terra, che sono gli due elementi estremi, vengono poi fatti rientrare, no, nel doppio abbinamento con alcuni arcani maggiori, ma per 3 elementi si intende il fuoco, l'acqua e l'aria. E in tutto questo fa 22. Ma ci sono solo gli arcani maggiori? No. Un albero della vita è composto da 22 vie, ma anche da 10 sfere.
E queste 10 sfere rappresentano invece gli arcani minori. Gli arcani minori sono in numero di 40. Sono sempre gli stessi 10, ma si ripetono 4 volte. Una volta per il seme dei bastoni, che rappresenta il fuoco. Una volta per il seme delle coppe, che rappresenta l'acqua. Una volta per il seme delle spade, che rappresenta l'aria. E una volta per il seme dei denari o dischi o pentacoli, che rappresentano la terra. Quindi gli arcani, se li analizziamo nella loro complessità sull'albero della vita, ci ripropongono come immagine lo stesso albero della vita, ripetuto per 4 volte, nei cosiddetti 4 mondi. La Kabbalah distingue 4 mondi, così come in molte culture vengono distinte 4 ere. L'avete mai sentita la suddivisione degli yuga? Chi ha mai sentito questa parola? Yuga è una parola sanscrita che si usa, un termine che nell'induismo è conosciuto, per la suddivisione del tempo. Anche gli yuga sono 4 tradizionalmente e vanno col punteggio dei dadi, no? In passato c'era il punteggio più alto, voleva dire che c'era il massimo potere spirituale, man mano che cambiamo era abbassiamo il potere spirituale. Questo che stiamo vivendo, secondo gli indù, è il Kali Yuga, cioè il periodo del punteggio più basso. Kali infatti non è la dea Kali, non si scrive uguale e non è la stessa cosa. Uno associa la dea Kali, quella terribile e nera, all'epoca terribile e nera che stiamo vivendo, si chiama Kali Yuga, l'era di Kali. No, certo non è casuale che suoni uguale, siamo d'accordo, però Kali letteralmente è il punteggio zero, no? Il più basso. Vuol dire che il nostro potere spirituale è andato a farsi friggere e prevalgono quindi le pulsioni materiali. È altrettanto ovvio che nell'ottica indiana uno diceva, bene, se vivo in un'era come questa, quanto mi sarà possibile realizzare in termini spirituali? Pochissimo. Quindi cosa conviene fare? E soprattutto, come conviene farlo? Devo combattere contro tutto ciò che mi sta tirando in basso o posso approfittarne? E ci sono 2 scuole, le mani destre e le mani sinistre, sono 2 scuole, insomma, c'è chi combatte, no? Un certo tipo di stile di vita, c'è chi se ne avvale, però questa è una faccenda poi che riguarda il singolo, c'è gente che si può realizzare o rovinare con entrambi i metodi. No, è che succede sempre così, inevitabilmente. Allora posso cancellare anche qui? Allora, disegno un albero della vita rapidamente, anche se so che tutti voi ne avrete molte copie in giro su libri, fotocopie a casa, appunti, ne avrete viste 1000 volte. Rosanna è imbarcata. E ti dirò quello che io non avevo capito da Rosanna, l'ho poi compreso. Ha fatto un lavoro imprescindibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora li collego. Ok, dovrebbero esserci tutte. No, c'è un essere orribile. Sembrano 2, comunque. Non voglio sapere niente. È uno che deve avere qualcosa di attaccato a noi. Allora, l'albero della vita. Sta registrando. Sì. Allora, queste sfere, come sapete, hanno il loro numero. Allora, il numero di ogni sfera è già un'indicazione importante, giusto?
mi dà un'indicazione. Ora, gli arcani si distinguono, come vi dicevo, in quelli maggiori, i 22 che abbiamo detto. Adesso noi considereremo solo i 12 arcani che si collegano ai segni zodiacali in questo momento, e poi ci sono i 40 arcani minori o carte minori, come vengono dette, che rappresentano questa stessa sequenza da 1 a 10 nei 4 mondi. Ci siamo fin qua? Bene, allora cerchiamo di addentrarci un po' nel vivo. I 12 segni dello zodiaco, come sapete, sono suddivisi anche loro attraverso gli elementi. Ci sono segni di fuoco, segni di acqua, segni di aria e segni di terra. 4 elementi per 12 segni uguale 3 segni per ogni elemento. I segni si susseguono in modo tale che non ci siano mai 2 elementi vicini, c'è sempre una sequenza. Al segno di fuoco deve seguire il segno di terra, a quello di terra deve seguire quello di aria, a quello di aria deve seguire quello di acqua, e a quello di acqua segue di nuovo quello di fuoco. Sempre, no? Nello zodiaco. Il risultato qual è? Che si dividono i 12 segni, come già abbiamo detto più volte, in cardinali, fissi e mobili. Cardinali sono i mesi che aprono una stagione, i fissi sono i mesi centrali di ogni stagione e i mobili sono i mesi finali di ogni stagione, quelli che vanno verso il cambio di stagione, capito? E quindi è abbastanza immaginare che fissi si chiamano così perché l'energia di quell'elemento è aperta, è piena, mentre invece se parlo dei cardinali sarà nella manifestazione iniziale, cioè forza massima ma un po' disorganizzata, e invece i mobili, chiaramente essendo il cambio di stagione, sarà la mutazione, la morte graduale di quel tipo di energia. Vedete che c'è nascita, vita e morte come schema per ognuno degli elementi nello zodiaco. Quindi Ariete, il Toro, il Cancro, la Bilancia e il Capricorno. Questi 4 rappresentano i cardinali di ogni elemento. Quindi se io già so questo, imparo qualcosa di più sulla natura di Ariete, cioè devo sapere ovviamente qual è l'elemento di ogni segno, e ho già delle indicazioni importanti. L'Ariete è abbinato al fuoco, mi dice delle cose. Il Leone è abbinato al fuoco, mi dice delle cose. Guardate i fissi. Leone, sì, lo metto solo per coerenza, sì, per coerenza con quelli sopra, così almeno avete fuoco, acqua, aria e terra. Allora dell'acqua abbiamo lo Scorpione, dell'aria abbiamo l'Acquario, giusto, scusate, un po' stonato, e il Toro per la terra. E nei mobili abbiamo il Sagittario, chiaramente, i Pesci, i Gemelli e infine la Vergine. Allora, questa categoria ci dà delle indicazioni maggiori. Abbiamo un primo livello di integrazione, no? Tra elementi e segni zodiacali. L'altro livello, non sto a ripetere lo schema, l'avevate già, è quello dell'influenza dei pianeti sui segni zodiacali. Come possiamo continuare a colorare e a riempire le nostre cose? Bene, ci serve il modo di abbinare questi 12 segni agli arcani maggiori, cioè a 12 arcani. Dobbiamo escludere quelli che abbiamo già analizzato relativi agli elementi, e cioè il matto, che era abbinato all'aria, l'appeso o impiccato, che era abbinato all'acqua, il giudizio universale, detto anche l'angelo, vi ricordate, era abbinato al fuoco, e il mondo o universo, che era abbinato a terra. Dobbiamo escludere quelli dei pianeti, li abbiamo già affrontati, se vi ricordate. Quindi, non so, quello abbinato a Marte era la torre, per esempio, ne avevamo spiegato i motivi. Abbinato a Giove la ruota della fortuna, anche qui abbiamo spiegato. Quindi, per esclusione, ci restano questi 12. Allora, a Ariete, adesso cercherò di usare questo spazio per mettervi in sequenza.
Ariete è l'imperatore. Sia ben chiaro, questo non lo dico io. Queste corrispondenze tra simboli esistono già. Sono secoli che gli uomini si occupano di cercare di far quadrare i conti per disporre di un sistema, come abbiamo detto tutta la sera, un po' più specifico come mirino, che dia dei connotati più specifici. Quindi la tradizione, chiamiamola così, perché almeno è impersonale, perché è la somma di tutti quelli che si sono occupati di darne una vita, la tradizione ci ha fornito uno schema. Noi riproponiamo lo schema tradizionale. Questo non significa che possano o non possano esistere altri sistemi. Cosa abbiamo detto fino adesso? Di non fare i superstiziosi, quindi di non prendere per assolute le cose. Stiamo cercando di smussare gli angoli per farcene un sistema, no? Quindi anche qui possono esistere altri sistemi? Certo. E come? Possono esistere altri modi di creare corrispondenze? Sicuramente. È valido il sistema che io posso ideare, magari su altre basi? Sì, se riesco a farmelo funzionare, è validissimo. Qui ci occupiamo di quello che la tradizione ha consegnato. Qual è il vantaggio, l'unico vero vantaggio di qualcosa di tradizionale rispetto a qualcosa di inventato? Il vantaggio è uno, che siccome si sono occupati prima di me molte persone, molti uomini, a pensare, dire, praticare la stessa cosa, il cosiddetto astrale, l'astrale inteso come l'atmosfera proprio, riverbera in quel modo perché molte persone hanno fissato psico-emotivamente, no? Col pensiero, con le emozioni, con la preghiera, con la meditazione, col rituale, nutrendo questi simboli in questo modo e finendo quindi per renderli un po' più accessibili nell'etere, cioè in quella sostanza invisibile in cui viaggiano i nostri pensieri, sogni, emozioni, pulsioni, no? Abbastanza chiaro? Bene, l'imperatore sappiate che è l'arcano numerato 4, corrisponde all'Ariete, quindi noi di che cosa ci occuperemo nel corso dei nostri incontri dalla prossima volta? Di cercare di spiegare, come abbiamo fatto in precedenza con gli altri, come mai l'Ariete viene fatto corrispondere all'imperatore, quale attinenza c'è? Già istinto così qualcosa vi torna, no? Sicuramente l'imperatore ha un atteggiamento di un certo tipo e l'Ariete, insomma l'imperatore solitamente fa di testa sua più che chiedere a qualcuno, no? Impera, comanda e quindi fa da sé. L'Ariete, abbiamo visto prima alcune caratteristiche di che cosa si dice banalmente degli Arieti, quello che anche un bambino sa dell'Ariete. Testone, inteso come non quello che non capisce le cose, ma quello che tira dritto, che puoi dirgli quel che vuoi, ma alla fine della fiera fa di testa sua. E in fondo è una caratteristica che già solo così, senza nessuna storia simbolica, già così emerge, no? In modo abbastanza inequivocabile. Al toro è abbinato il Papa, detto anche Gerofante in molte altre carte. Allora, se l'imperatore è collegato ad Ariete, il pianeta che lo domina sarà Marte, perché Marte è il pianeta che domina Ariete. Mentre se il toro è la carta, il segno corrispondente alla carta del Papa, quello che la influenza sarà Venere, perché il toro è dominato da Venere. Allora tra l'imperatore e il Papa c'è una differenza di grado, entrambi sono dei cornuti, nel senso che sono delle autorità, come il copricapo, no? La corona, sono delle autorità. L'imperatore è un'autorità in materia, cioè nel campo terreno. Il Papa è un'autorità in termini spirituali. Quindi, anche come archetipo, sono due tipi di archetipi diversi. Forse il motivo per cui abbiamo sentito la dottoressa Dentiger associare il Papa al Papà è proprio perché quel tipo di autorità travolge l'ambito spirituale del figlio, che in fondo è una continuazione dell'ambito dei genitori. E Venere, amore, non è forse il rapporto tra un padre e un figlio? Inevitabilmente. È sicuro che l'immagine dell'imperatore può essere associata al padre solo se ho avuto un padre padrone, no? Magari adesso sempre per viaggiare un po' così, alla leggera sui simboli. E ai gemelli sono associati gli amanti,
Che numero è il Papa? 5. Ah, sì. E qui il 6. Gli amanti sono i gemelli, ma lo dice la carta stessa come lo dice il simbolo zodiacale. L'avete mai vista la carta degli amanti? Sono due figure gemelle che intessono una relazione che a volte è lo scambio di oggetti, a volte è semplicemente una composizione a forma di croce o X fatta con le mani, quasi come nello scambio di oggetti rituali, è comunque un'immagine della fratellanza, in tutti i sensi, dall'amore di una coppia, un uomo e una donna, dall'amore vero e proprio, all'amore inteso per estensione come la fratellanza universale, quindi i rapporti stretti dell'amicizia. E noi sappiamo che i gemelli sono dominati da Mercurio e quindi vi sarà qualcosa della natura di Mercurio nella carta degli amanti, no? Attraverso i gemelli. Vedete, stiamo mettendo in sequenza dei simboli che mi aiutano ad avere un mirino un po' più specifico, poi chiaramente cercheremo di spiegarli. Al cancro la tradizione fa corrispondere il settimo arcano, quello nominato il carro, ne ha parlato un po' diffusamente anche Martellino, movimento, qualcosa che va da qui a lì. E il cancro effettivamente cade proprio nel solstizio d'estate, quel momento in cui trionfa la stagione calda, inizia, ma le giornate cominciano a accorciarsi, che di paradossale, guardate anche il simbolo stesso. Allora qui troviamo il carro e cercheremo di spiegare la natura anche di questo simbolo di collegamento, e la sua posizione sull'albero della vita anche sarà abbastanza indicativa, perché sapete, nell'albero della vita qui c'è un abisso, come abbiamo detto, e questa carta ad esempio collega qualcosa che è sotto l'abisso con qualcosa che è sopra l'abisso. La madre di Binah e il suo figlio sotto Marziale vengono messi in comunicazione da questa carta, che ha dei lati oscuri, li vedremo, dei lati profondamente oscuri. Il leone, il re della foresta, è abbinato alla porta. Porta, detta anche lussuria in altri casi, è comunque questa forza. È l'arcano che solitamente, tradizionalmente, troverete numerato 8 nella tradizione. Avevamo già parlato negli incontri passati della rivoluzione che il personaggio inglese, di cui poi parleremo perché ho visto che c'è una serata a dicembre su Aleister Crowley, aveva provocato, aveva destato un po' di scalpore nel fatto di aver invertito i numeri della forza con quelli della bilancia. Poi lo vedremo, un discorso un po' più tecnico. Comunque tradizionalmente sappiate che questo 8, che è quello che ci ha fatto passare la tradizione come numero della forza, può essere, per questioni di equilibrio, facilmente sostituito dall'11 e mettere l'8 sulla bilancia, che effettivamente è qualcosa che poi farà quadrare meglio i conti. Se no, tra leone e forza, anche qui non c'è bisogno neanche adesso di scendere nei dettagli, è già qualcosa di abbastanza palese, no? Dopo il leone, nei segni, viene la Vergine. Ora alla Vergine è associato l'eremita, ed è l'arcano numerato 9. Questo è interessante, andrà valutato. Ciascuna di queste correlazioni le valuteremo in che termini, come abbiamo sempre fatto, esoterici, cioè proprio dottrinali, delle relazioni simboliche. Anche la Vergine e l'eremita apparentemente sembrano distanti come realtà, ma dovete pensare a che cos'è una vergine e non la ragazza che non ha ancora avuto un rapporto sessuale, ma ciò che è vergine, ciò che è ancora incontaminato. L'eremita, come via della realizzazione spirituale suprema, come ultimo tratto, no, del mistico, è un ritorno a una verginità, a una sorta di condizione immacolata che rende possibile ogni cosa, è il ritorno allo stato potenziale, capite? Infatti anche il 9, vedete, i numeri romani ha questa verticalità dell'1 con la X, crea la ruota, si sovrappone, può andare dappertutto, altezza, profondità e lunghezza. Cancello di là.
Dopo Vergine abbiamo Bilancia. Che come vi dicevo prima è abbinata al numero tradizionalmente 11, ma potrebbe essere anche vista come 8. Qual è la dea Libra per Bilancia? La giustizia. La giustizia è sempre stata una questione di soppesare i giudici, anche tradizionalmente, pensate alla simbologia egizia, pesatura avete presente? Allora, questo simbolo della giustizia, rappresentato da una divinità, si collega alla bilancia proprio perché si tratta di mettere equilibrio tra le cose, simmetria. È abbastanza ovvia questa come tipo di correlazione, ma abbiamo visto che molte sono abbastanza ovvie. Così come la successiva non dovrebbe destare troppe sorprese. Allo Scorpione si abbina la morte. E la morte, come sapete, è intesa nei tarocchi mai come l'evento morte in sé, cioè la morte fisica di un individuo. Esatto, la fine di un processo vuol dire la nascita di un altro processo. Quindi la morte, della morte quello che vogliono indicare i tarocchi non è tanto il passaggio del trapasso, ma la putrefazione. Sì, 13 arcano. Giustizia, come vi dicevo, tradizionalmente 11 oppure 8 se lo... Come si fa a sapere? Ma io nei tarocchi normali ho sempre visto la giustizia all'8 e... Sì, tradizionalmente è così. Giustizia 8 e 11 è Sì, no, però anticamente erano invertiti, ovvero si seguiva l'ordine naturale. Quindi al 7 seguiva l'8 che era abbinato alla forza e così via, all'11 stava al posto dell'11 la giustizia. Ma anche intellettualmente l'8 è dato dal 4 e 4 o dai 4 2, è qualcosa di molto bilanciato, quadrato, chiuso. L'11 è un superamento del 10, è una rottura del limite, quindi viene più naturale associare l'8 alla bilancia e l'11 alla forza, intesa come rottura del limite, superamento, tensione, sforzo, capite? 13, che in molte culture è il numero della mala sorte, no? Non nella nostra, per esempio, però già solo spostandosi nella cultura anglosassone, come sapete, il 13 è la mala sorte, anche in altri posti, e viene proprio da questo abbinamento. I tarocchi tradizionalmente fanno del 13 il numero della morte, no? Scorpione, l'elemento è quello della putrefazione, inteso come processo di fermentazione, è lo stadio alchemico che è tradizionalmente chiamato l'anigredo, dragone nero, insomma nomi di questo tipo, per enfatizzare l'immagine di qualcosa che visibilmente non cambia, ma sotto ha una notevolissima attività in fermento che produce cambiamento. Sagittario, e abbiamo quella carta, il 14° arcano, che è solitamente detto temperanza, ma che alcuni anche chiamano arte. 14. Sarà importante valutare questa carta, curiosa, difficile, non di immediata interpretazione, alla luce della sua posizione nell'albero della vita. Questa carta nell'albero della vita, infatti, abita qui, tra la sfera numero 9 e la sfera numero 6. Vedete, è verticale, come quella freccia che il Sagittario pretenderebbe di scagliare. Questa verticalità è sì un collegamento tra due dimensioni, ma dobbiamo scoprire quali in particolare. Il Sole e la Luna sono l'immagine perfetta, simbolica degli sposi, per eccellenza, no? Gli astri del cielo, questa coppia magica, no? In luce, che sono l'aspetto del Sole che illumina il giorno e la Luna che illumina la notte, e il trait d'union tra i due è questa fiamma del Sagittario. Bisognerà analizzarlo perché temperanza vuol dire mischiare delle cose, e quindi Sole e Luna è un mitigare, questa è la temperanza, no? Mitigare, vedete, qualcosa che lo deve riportare anche alla giustizia in qualche modo, no? Come piatti della bilancia.
Per chi la interpreta come arte, la faccenda invece riguarda più la natura del Sagittario che scocca questa freccia. Qui bisogna pensarla un po' in termini naturalistici. Pensate a quello che accade in natura quando viviamo un segno zodiacale, no? È un discorso che abbiamo fatto più volte, vi ricordate, in Ariete la vegetazione nasce, si rompono le nevi, i ghiacci, quindi c'è questa spinta del fuoco che fa uscire i germogli, le foglie. Nel Sagittario la natura muore. Siamo nel mese di fine novembre, è l'ultima caduta delle foglie. Essendo un segno di fuoco, dobbiamo trovare qualche traccia di vitalità. E quel fuoco si rende visibile, manifesto, sia come promessa di un ritorno, e qui è la freccia. La freccia è tornerò, in un certo senso. Questa freccia è la denuncia del fuoco che vuole riemergere nella primavera e superare i rigori dell'inverno, chiaramente. Questo stesso fuoco si può manifestare in modo visibile nel rosso di queste foglie e della vegetazione che cambia da verde, diventa gialla, rossa, marrone addirittura e cade, si brucia da un punto di vista prettamente visivo, capite? Comunque sono tutti discorsi ovviamente da approfondire. Ma non cambia il rosso. Poi abbiamo il 15° arcano, il diavolo abbinato al Capricorno. Anche qui immediato e semplice da pensare. Capricorno, capro, qual è il simbolo del diavolo nella nostra cultura occidentale? Il capro. Perché? Un po' perché è testardo, un po' perché è ribelle. Avete mai visto le capre in montagna? Sono in grado di stare, di muoversi su pareti pressoché verticali, su dirupi. Non so, a me è capitato di vederle in montagna, per esempio, no? C'è gente che le fa pascolare su dei posti, non so, dove è incredibile che ci stia la zampetta di una capra, e questa è la loro natura. Orgogliosamente ribelli, sfidano le leggi della fisica delle montagne e salgono verso l'alto, in un atteggiamento un po' di sfida. Poi queste corna, insomma il diavolo ha delle caratteristiche di questo genere. Capricorno tra l'altro coincide col solstizio d'inverno. Questo è un momento importantissimo perché anche se apparentemente la natura viene cancellata dal letargo, dalle nevi, in realtà le giornate si cominciano ad allungare, quindi è un po' un concepimento nascosto. Sapete che il diavolo nasconde le cose, no? L'abbinamento di Acquario è con stelle, la stella o le stelle, ovvero il 17° arcano, e parleremo di qualcosa che riguarda l'aspetto di trascendenza, un conato spirituale notevole, e l'altra faccia del Capricorno. Sapete che il Capricorno domina, scusate, il Capricorno di Saturno. Saturno domina sia il Capricorno che Acquario, no? E ha un aspetto molto più rigido, molto più nodoso, che è quello caratterizzato da Capricorno, e ha un altro aspetto invece Saturno molto più legato alle qualità introspettive, per esempio all'armonizzazione in termini di silenzio con la propria interiorità, a un certo tipo di capacità riflessiva, sguardo che va oltre, no? E queste sono le caratteristiche più facili da riscontrare invece in un Acquario. E comunque anche qui avremo parecchio da dire perché è curiosa anche la posizione sull'albero della vita di questo sentiero, no? Anche qui dibattuto. E infine, per quel che riguarda i pesci, la carta che si abbina è il 18° arcano, ovvero quello chiamato la luna. E anche qui ovviamente perché avremo qualcosa su cui dilungarci, no? Allora, vedete quanti elementi cominciamo a far coincidere? A ogni arcano vengono fatti coincidere il segno zodiacale corrispondente, che per rimando vuol dire il pianeta che lo domina, quindi con penetrazione tra tutti i simboli. Un numero ben preciso, questi scritti in numeri romani,
che è la stessa sequenza che avete potuto ritrovare martedì dalla dottoressa Denti. Una lettera, un suono, per ognuno di questi. A, B, G, D, eccetera, eccetera. E una posizione qui, sull'albero della vita. E non solo, se a questi 22 arcani aggiungiamo i 40 minori, cioè i 10 alberi della vita, allora è molto semplice. L'1 di bastoni, il 2 di bastoni, il 3 di bastoni, sono questi. 1, 2, 3, cioè le sfere dell'albero della vita. 4 di bastoni, 5 di bastoni. Guardate quanti fattori allora posso o devo sovrapporre. Il numero della carta, che mi rimanda a un pianeta, perché 5 vuol dire Marte, 4 vuol dire Giove, 3 vuol dire Saturno, 9 vuol dire Luna, 7 vuol dire Venere. E in più mi rimandano a che cosa? A un contesto ben preciso. Le carte di corte, infatti, hanno dei nomi che sono espliciti, non sono così oscuri come temperanza, diavolo, morte o stelle, no, sconfitta, pace, amore, gioia, disappunto, dispiacere, felicità, abbondanza, cose che noi viviamo quotidianamente, nel piccolo o nel grande, in eventi importanti della nostra vita, e che quindi, stando qui, possono darci delle indicazioni su come collegarli, come passare da uno stadio a un altro, come passare da una sconfitta, da un senso di sconfitta, a un senso di abbondanza, per esempio. E allora la chiave sarà il carro, in questo caso, capite? Cioè la via di collegamento tra quei due arcani. Allora, così ovviamente, messa in questi termini, capite bene, è molto più complesso, è molto più complicato. Ma in fondo, se contate il numero di elementi di cui disporre, gli elementi da studiare o da affrontare, non è un numero enorme. In fondo, come siamo riusciti a farne 11 fino ad ora, o 12 unendo i 7 pianeti e i 5 elementi, ne faremo altri 12 adesso e non avremo problemi. Se ci sono domande... Io chiedo una cosa, e gli arcani mancanti? Come? E gli arcani mancanti? Gli arcani mancanti, certo, per chi non c'era, scrivo brevemente come sono gli arcani mancanti, cancello un attimo l'albero della vita, posso? Così almeno facciamo il lavoro completo, perché chi ha seguito lo scorso anno sa dove andare a parare, mentre invece questo non vale per gli altri. Allora, l'arcano 0 è il matto e sarebbe l'elemento aria. L'arcano 1 è il bagatto, qui lo chiamo mago, e corrisponde a Mercurio. L'arcano 2 è la cosiddetta papessa, e la papessa corrisponde al pianeta Luna, la Luna. Poi abbiamo l'arcano 3, imperatrice. Imperatrice abbinato a Venere. Poi, quale abbiamo saltato? Allora, il 4, 5, 6, il 12° arcano, appeso. Appeso vuol dire impiccato, elemento acqua. Poi abbiamo il 16, dico bene? 16° è la torre, e la torre è abbinata al pianeta Marte. Poi 19, dico bene? 19 è il Sole, che è abbinato ovviamente al Sole. Il 20° arcano è detto giudizio o angelo, giudizio universale. Perché si chiama giudizio angelo? Da chi ha annunciato il giudizio universale? Dal suono di una tromba, eccetera, di un angelo. Questo è abbinato all'elemento fuoco o spirito. E infine il 21°
che è detto il mondo o universo, corrisponde a Terra oppure anche a Saturno. Quindi nei restanti arcani, come vedete, ci sono sia gli elementi aria, acqua, fuoco, terra, sia i pianeti, Mercurio, Luna, Venere, Marte, Sole e Saturno. Ne manca uno. Sì, manca. Giove, ecco quale manca. Infatti non mi tornavano i conti. Ruota, Giove, che abbiamo solo citato prima. Anche qui l'avevamo spiegato, aveva una ragione. Vi ricordate la fortuna, la sorte. Ancora noi oggi usiamo il verbo giovare in italiano, no? Quando si fa del bene o fisicamente o spiritualmente, no? A una persona, è tratto il giovamento. Questo viene proprio da Giove. C'è una diretta relazione con il fatto che il metallo rappresentativo sia lo stagno, per esempio, no? Che collega, sapete, lo stagno si usa per saldare, no? Per collegare. Allora, simbolicamente lo stagno è quello che lega incontri, imprevisti, cose casuali, cioè c'è lo stagno invisibile che ci lega a delle situazioni, no? È governata da Giove, che cosa? Questa ruota, che di per sé per fortuna non si intende la buona fortuna. Sapete che la dea Fortuna, in quanto bendata, distribuiva indifferentemente sorte buona o mala sorte. Una fortuna non sempre era una buona fortuna. D'altronde, noi forse usiamo più il termine ventura sventura, no? Nell'italiano un po' di... E c'è un'idea anche che si lega al karma, a quel simbolo. Giove ha un aspetto paterno e può essere preso come un riferimento, no? Uno stipite inteso come l'asse di questa ruota. Le infinite possibilità sono un po' come il roteare del suo fulmine, che determinano di volta in volta i cambiamenti a cui gli enti o gli esseri sono soggetti. Perciò anche quegli curiosi imprevisti che sono in grado magari di cambiare la nostra vita senza che inizialmente ce ne rendiamo conto, un incontro casuale con una persona magari o cose di questo genere a cui ci è capitato di assistere.